Periodo di Pasqua. Ecco, con un meraviglioso vassoio. Dall'immagine avete visto queste ciambelle dolci calabresi. Però noi da sempre, io da quando sono nata, cioè veramente è una ricetta antica, antica, antica e noi li abbiamo sempre chiamati nginetti. Si preparavano ai tempi antichi nel periodo dei matrimoni. Non dovevano assolutamente mancare questi inginetti, ma la cosa che a me è rimasta molto impressa quando ero ragazzina, il giorno delle palme, questi inginetti, soprattutto quelle più belle, perché c'era chi le faceva molto molto più grandi, venivano legate alle palme, ebbene sì, e si andava in processione. Quelle più belle venivano esposte e venivano anche benedette. Poi si tornava a casa e si mangiava e accompagnava tutto il periodo pasquale. Ma si fanno in tutta la Calabria, però ogni zona porta il suo nome. Comunque, oggi vi farò vedere come preparare questi meravigliosi inginetti. Qui, come vedete, ho messo nella ciotola della planetaria la farina, aggiungo l'olio extravergine d'oliva, l'anice, successivamente poi il sale e per ultimo le uova. Io lo faccio con la planetaria, cerco di agevolarmi. Ai tempi antichi logicamente l'impasto si faceva a mano, però voi potete optare per la tradizione antica, impastando a mano. Faccio partire la planetaria appunto con il gancio. Una volta aver ottenuto questa consistenza, verso l'impasto sul mio ripiano da lavoro e inizio a far incorporare bene il tutto. Ottengo questo panetto bello, compatto, morbido e anche lucido, perché no. Prendo una spatolina e vado a suddividerlo in 8 spicchi. Ne prelevo uno, inizio a stenderlo, ne ricavo un salsicciotto lungo circa 15 centimetri circa, lì dipende da quanto grandi li volete fare. Lo unisco a mo' di ciambellina, cercando di far aderire bene i due lembi, altrimenti poi dopo in cottura si aprirà. Potete tranquillamente con un goccino d'acqua ungere appunto i due lembi in modo che si attacchi bene e l'appoggio su un canovaccio da cucina. Ecco, ora passiamo alla prima cottura. Come vedete ho messo sul fuoco un tegame con dell'acqua e vado a mettere all'interno i miei taralli. Sotto metto la carta forno per evitare che si attacchino al fondo. Una volta raggiunta l'ebollizione, posso togliere la carta forno e vedete che i taralli vengono a galla. Ecco, quello è il momento in cui dovete toglierli, appoggiandoli sempre sul canovaccio da cucina.
Li lascio raffreddare sul canovaccio fino a quando non hanno raggiunto la giusta temperatura e con un coltellino a lama affilata vado a incidere nei lati. Ne faccio un taglietto per tutta la circonferenza. Deve arrivare quasi fino al centro, ma non con il taglio completamente. E li appoggio sulla leccarda da forno ricoperta con la carta. Nel frattempo ho acceso il forno che deve essere preriscaldato. 20 200 gradi per 20 minuti circa. Ecco, vedete che nel frattempo i nostri taralli si sono aperti, ma li lascio ancora nel forno spento, semiaperto per 10 minuti. Vedete, io ho messo un utensile per tenerlo semiaperto. Li sforniamo, li lasciamo raffreddare e nel frattempo andiamo a preparare il nastro. Verso all'interno di una ciotola gli albumi che devono essere a temperatura ambiente. Inizio a montarli, ma non devono essere montati completamente. Aggiungo il mio cucchiaio d'anice oppure, se preferite, il succo di mezzo limone. Continuo a impastare e un po' per volta inizio ad aggiungere il mio zucchero a velo. Una volta aver raggiunto questa consistenza, possiamo iniziare a glassare i nostri taralli. Io li tuffo direttamente nella ciotola, voi potete anche spennellarli se magari vi piace meno glassa. Lascio cadere l'eccesso e li appoggio sempre sulla placca da forno. Ecco, questo era il momento che adoravo quando ero bambina. Toccava a me spargere la monpariglia, oppure i famosi diavolielli, come ce li facevano chiamare. Li spargo dappertutto, sopra e anche nei lati. Nel frattempo ho riacceso di nuovo il forno che deve essere ventilato, preriscaldato, 100 gradi per 15 minuti circa. Dobbiamo fare in modo che la glassa si asciughi ma senza prendere colore. Eccoli, pronti, raffreddati e pronti per essere impiattati. I nostri ginetti, inginetti, taralli dolci, come li vogliamo chiamare, sono pronti per una felice Pasqua.